Benvenuti, nobili esploratori delle verità celate e custodi delle fiamme che ardono nell'ombra. Benvenuti ancora una volta nel vostro santuario di rivelazioni esclusive. Siete nel cuore pulsante di Gossip alla turca. Per mesi, una domanda ha bruciato come un fuoco sacro nelle menti di migliaia di fan, un interrogativo che ha consumato forum, social media e conversazioni private. Cosa si nasconde realmente dietro i sorrisi pubblici, diplomatici e perfetti, e quel magnetismo quasi sovrannaturale che lega Cenk Torun e Mahsine Merabet? È possibile che quella scintilla che vediamo esplodere sullo schermo sia solo il frutto di una recitazione magistrale, l'alchimia tecnica di due grandi professionisti? Oppure stiamo assistendo al battito di un cuore condiviso che hanno scelto deliberatamente di custodire nelle tenebre, lontano dagli sguardi rapaci del mondo? Il gioco degli indovinelli, le fotografie sgranate analizzate al microscopio, i suggerimenti velati dei cosiddetti insider non hanno mai saziato veramente la nostra fame di verità. Abbiamo vissuto di briciole, costruendo castelli su fondamenta di nebbia. Ma poi, la scorsa notte, la televisione in diretta ha infranto il vetro della speculazione. Un giornalista veterano, una figura di spicco la cui parola è legge nel nostro ambiente, è entrato nel cerchio di luce e ha parlato con una certezza calma, quasi chirurgica, che ha trasformato le voci di corridoio in una rivelazione abbagliante. Prima di addentrarci in questa analisi che cambierà per sempre la vostra percezione di questa coppia, vi invito con calore a compiere quei gesti che rendono solida la nostra famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere mai il filo delle nostre narrazioni, attivate la campanella per essere i primi a conoscere i segreti delle star, e se il nostro modo di raccontarvi l'anima dei protagonisti vi affascina, lasciate un mi piace. E per coloro che desiderano sedere in prima fila nel teatro delle nostre rivelazioni e supportarci attivamente, il tasto Unisciti o Abbonati è la vostra chiave d'accesso privilegiata per diventare i veri mecenati di Gossip alla turca. Mettetevi comodi, perché stiamo per sollevare il sipario su una realtà che supera ogni immaginazione. Cenk Torun e Mahsine Merabet hanno occupato per lungo tempo quello spazio raro e rarefatto dove il carisma incontra la credibilità assoluta. Scivolano tra il set cinematografico e la strada con la disinvoltura di stelle che sanno perfettamente che la telecamera le ama, le cerca, le brama, ma che comprendono anche, con una saggezza antica, quando è il momento di scivolare fuori dalla sua portata. Fin dai primissimi giorni della loro collaborazione, l'energia che emanavano sembrava carica di elettricità statica. Sguardi giocosi che indugiavano una frazione di secondo di troppo per essere solo copione, momenti sospesi tra un ciak e l'altro che sembravano troppo teneri, troppo intimi per essere una semplice messa in scena. Questa tensione ha acceso un fuoco inestinguibile sotto l'immaginazione del pubblico, tenendo i fan svegli la notte a interrogarsi sulla natura di quel legame. E poi, finalmente, il silenzio si è incrinato. È successo durante uno show di prima serata che sembrava, di per sé, un evento mediatico. Un rinomato giornalista di intrattenimento, apprezzato per il suo accesso privilegiato alle fonti e notoriamente allergico alle congetture infondate, ha scelto proprio questa notte per parlare. In uno studio denso di anticipazione, dove si poteva quasi tagliare l'aria con un coltello, ha steso davanti a noi quello che ha definito un ritratto della realtà. Ha detto, senza ricorrere a teatralità inutili o a sensazionalismi da quattro soldi, che Cenk e Mahsine si stanno incontrando con estrema discrezione, pianificando le loro ore fuori dal set con una sorta di cura deliberata, quasi maniacale, che non accade mai per caso. Ha notato un cambiamento chiaro e netto nella loro strategia, dove un tempo non disdegnavano di essere avvistati, forse con una certa ingenuità o rilassatezza, ora sembrano quasi chirurgicamente precisi nell'evitare l'obiettivo. A coloro che erano affamati di uno scandalo, di urla e di rotture drammatiche, non ha offerto nulla di tutto ciò. Non ha dichiarato una fine, non ha annunciato un addio. Invece, ha dipinto l'immagine di una relazione che cerca rive più tranquille, porti sicuri lontano dalla tempesta mediatica. Non una distanza nata dalla freddezza o dall'indifferenza, ma una vicinanza gestita con intenzione ferrea. Ha sottolineato con forza che i titoli febbrili su una presunta rottura non avevano radici nei fatti, erano il rumore generato dal silenzio, il panico del vuoto, non la verità che si celava dietro di esso. Secondo la sua ricostruzione,
I loro orari sono estenuanti, il bagliore dei riflettori è soffocante e il costo di ogni passo pubblico viene pagato con 1000 interpretazioni diverse dello stesso identico momento. Così, hanno fatto una scelta consapevole, matura, coraggiosa. Hanno deciso di proteggere ciò che ha valore per loro. Il giornalista ha riportato i sussurri di coloro che vivono vicino al centro del cerchio magico della coppia. Il rispetto rimane la bussola morale tra Cenk e Massine. Sono attenti l'uno con l'altra. Teneri, anche quando si rifiutano di dirlo a voce alta davanti a un microfono. Le pagine di gossip più attente hanno aggiunto uno strato di sfumatura a questa narrazione. Si dice che Massine, la cui stella sta salendo con uno slancio inarrestabile nel firmamento dello spettacolo, preferisca lasciare che il suo lavoro parli ad alto volume, mentre il suo cuore ronzava quietamente, quasi in sordina, sullo sfondo. E, dettaglio ancora più affascinante, si dice che Cenk non solo accetti questa dinamica, ma la sostenga, la difenda, ne sia il primo campione. L'idea di un uomo, un attore affermato, che fa un passo indietro affinché la donna al suo fianco possa fare un passo avanti sotto la luce dei riflettori. Non è una favola femminista moderna in questo caso, è il ritmo che hanno scelto insieme, la danza che ballano quando nessuno guarda. La trasmissione non era nemmeno sfumata nei titoli di coda prima che i social media detonassero come una bomba a orologeria. Un angolo del fandom ha dichiarato vittoria immediata, insistendo che era ovvio fin dall'inizio, certo che stavano ancora insieme, erano solo diventati più intelligenti, più scaltri nel navigare lo sguardo onnipresente del pubblico. Un altro angolo si è indurito nei suoi dubbi, aggrappandosi alla teoria cinica che l'assenza di un'etichetta pubblica debba necessariamente significare l'assenza della cosa stessa. Le fanpage dedicate a Cenk e Massine sono andate in overdrive, montando vecchie interviste con sguardi dietro le quinte, leggendo il linguaggio del corpo come fosse poesia antica, costruendo linee temporali dalla polvere di sguardi condivisi e gesti impercettibili. Il vuoto lasciato da una dichiarazione ufficiale ha solo alimentato la macchina della speculazione, eppure, se si guardava da vicino, con occhi limpidi, la logica era disarmante nella sua semplicità. Quando il silenzio è il tuo scudo, l'ambiguità diventa una strategia di sopravvivenza, non un fallimento di coraggio. Cari amici di Gossip alla turca, fermiamoci un istante a riflettere su questo punto cruciale. In un mondo che esige di sapere tutto, subito, quanto coraggio ci vuole per scegliere di non dire nulla? Voi cosa ne pensate? Credete che il vero amore abbia bisogno di essere gridato ai 420 per essere reale? O pensate che le cose più preziose debbano essere tenute nascoste come tesori? Scrivetemi le vostre opinioni nei commenti, perché il dibattito su privacy e fama è più vivo che mai. E se apprezzate la profondità con cui analizziamo queste dinamiche, ricordate che il tasto Unisciti è il modo migliore per supportare il nostro lavoro di indagine. I membri della troupe, parlando sottovoce e rigorosamente off-record, hanno aggiunto le loro pennellate a questo quadro complesso. Hanno detto che i due ora preferiscono la quiete delle case private e la compagnia di amici fidati, evitando accuratamente i raduni rumorosi dove ogni telefono è una potenziale telecamera spia e ogni risata potrebbe essere catturata e contestualizzata in modo errato. Per alcuni, questo sembra nascondersi, una fuga dalla realtà. Per altri, sembra sopravvivenza, un atto di sanità mentale. Un opinionista esperto ha riformulato il concetto in una frase lapidaria: questo non è un atto di sparizione, è un atto di conservazione. Ciò che fiorisce in una luce gentile non ha bisogno di uno stadio per essere convalidato. C'è un altro strato in tutto questo, ed è uno che coloro che sono vicini a loro menzionano con una sorta di timore reverenziale. Il loro sostegno reciproco non è performativo, non è fatto per Instagram. È pratico, quotidiano, intessuto nella macina della produzione. Quando le scene la prosciugano, lui è lì con un umorismo tranquillo e una stabilità che tiene il dubbio fuori dal set. Quando la fatica pesa sulle spalle di lui, lei è la spinta, il promemoria che il lavoro è buono e che la giornata finirà. Quel tipo di galleggiabilità reciproca non è una trama di una soap opera. È una partnership reale, il tipo che raramente viene fotografato bene perché è per lo più invisibile, fatto di sguardi e di presenze silenziose.
Ma coloro che li hanno osservati da vicino parlano del modo in cui le loro conversazioni fluiscono quando non ci sono estranei nella stanza. Il modo in cui i loro passi si allineano senza provarci, come se seguissero una musica interna che solo loro possono sentire. Il modo in cui una mano si muove e l'altra sembra sapere istintivamente dove dovrebbe essere. E poi ci sono le parole che hanno permesso di scivolare via, quelle che improvvisamente suonano diverse dopo le rivelazioni della scorsa notte. In recenti interviste, Massine ha gravitato verso un ritornello costante, preferisce vivere la sua vita privata in silenzio, dare alla telecamera ciò che le è dovuto e tenere il resto per sé. Quando le è stato chiesto direttamente delle etichette, ha ballato intorno a esse con grazia, senza mai cadere nella trappola. Cenk, in un recente scambio sociale, ha scritto una frase che ha scosso la sezione commenti: tutto nella mia vita è dove dovrebbe essere. Non ha offerto alcuna mappa, nessun seguito, nessun titolo facile. Era una frase progettata per calmare le acque, non per infiammarle, e ha funzionato, se quello che volevi era la pace. Nel frattempo, i detective digitali della fanbase si sono rimboccati le maniche. Hanno cerchiato foto che sembravano condividere la stessa linea dell'orizzonte. Hanno notato 2 post con timestamp a un'ora di distanza l'uno dall'altro con la stessa striscia di cielo, lo stesso tono blu nickel nelle luci della città. Nessun tag. Nessun nome. Solo una scia di briciole lasciata per coloro che si preoccupano abbastanza da notare. Sono messaggi in codice, occhiolini inviati attraverso il rumore? O stiamo tutti leggendo fondi di caffè mentre il bollitore è dall'altra parte della città? La bellezza, e l'agonia, della zona grigia è che invita 1000 interpretazioni, e quasi nessuna di esse può essere provata. Gli osservatori dell'industria hanno iniziato a chiamare ciò che Cenk e Massine stanno facendo un accordo tacito. Senza mettere la loro connessione sotto vetro, si muovono come una squadra contro le pressioni che cercano di definirli. Non negano nulla, non confermano nulla, e in quello spazio nebuloso, hanno scavato una stanza per respirare. È un calcolo intelligente, il mistero mantiene viva la curiosità, ma l'ambiguità garantisce la privacy necessaria per vivere. Nelle ultime settimane, i post social di Massine sono diventati più selettivi, nitidamente focalizzati sulla sua arte e sui progetti che richiedono la sua eccellenza. Cenk ha scelto l'immobilità. Meno caricamenti, meno didascalie, meno opportunità per il mondo di tracciare linee tra punti che potrebbero non connettersi nemmeno. Insieme, queste scelte sembrano meno frutto del caso e più simili a una coreografia studiata. I sussurri dai set sicuri e dalle stanze chiuse rafforzano il punto. Negli spazi sicuri, dicono coloro che hanno guardato senza intromettersi, sono caldi in modi che non sembrano mai messi in scena. Le piccole cose li tradiscono. Il modo in cui uno finisce la frase dell'altro ed entrambi sorridono come se avessero promesso di non farlo, il modo in cui i loro piani si allineano attraverso i giorni senza un segnale parlato, il modo in cui la fiducia si irradia dal silenzio. Le affermazioni di rottura appassiscono di fronte a questo tipo di facilità. Quando vedi gli ingranaggi girare insieme così perfettamente, smetti di insistere che la macchina è rotta. Dopo lo show, il giornalista che ha messo in moto tutto questo ha offerto una coda che la gente sta già citando come una lirica. Ha descritto la loro connessione come un legame vivente che rifiuta di essere inscatolato in una singola parola. Chiamatela amicizia, chiamatelo amore, chiamatelo un patto privato, esiste, respira e non richiede un cartellino con il nome per essere reale. Ed è questa la linea che ha scatenato un'altra corrente nel mondo del gossip. L'amore ha bisogno di un'etichetta per essere valido, o l'etichetta è solo una coperta di conforto per coloro che guardano da fuori la finestra? La domanda non ha una risposta ordinata, ed è proprio per questo che è importante. Cenk Torun e Massine Merabet ci stanno insegnando una lezione preziosa. A volte, le storie più potenti sono quelle che non vengono scritte nei titoli, ma vissute nei silenzi tra una parola e l'altra. Grazie per aver esplorato con noi questo mistero affascinante. Se questa analisi vi ha aperto gli occhi sulla complessità delle relazioni sotto i riflettori, dimostratecelo con un mi piace,
Iscrivetevi al canale per non perdere le prossime verità svelate e considerate di unirvi alla nostra famiglia tramite il tasto abbonati per supportare Gossip alla turca. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, ciò che non viene detto spesso urla più forte di qualsiasi dichiarazione. Buonanotte.